30 anni fa, un po' prima che venivo in Italia, ho letto questo libro di Calvino, Lezioni americane, dove il primo capitolo, la prima lezione è sulla leggerezza. E la leggerezza per Calvino non è la superficialità, è profondità, in un senso molto stretto, che vuol dire l'opposto della pesantezza, del peso. Invece l'opposto, il complemento, è la leggerezza, che vuol dire la levitazione desiderato. Tu puoi andare, realizzarti, puoi vivere i tuoi desideri, vuoi viaggiare in alto, no? Fare l'asticella della tua vita, realizzarti in alto. E questo ho incontrato 30 anni fa in questo libro e mi ha sempre seguito. Mi dicono tanti pazienti, dottore, ma come mai abbiamo parlato del lutto del mio marito? È stato in modo leggero, come fosse un paradosso, no? La leggerezza è stato messo nella mia culla da parte di mia madre, che ha scelto, è un'austriaca, che ha scelto il mio nome. Ha fatto la seconda guerra mondiale molto pesante come austriaca e ha scelto il mio nome Wolfgang pensando a Mozart. E io credo che senza la musica di Mozart non sapremmo cosa è la leggerezza, perché per lei era proprio quello, il movimento leggero nel futuro, qualcosa che ti porta dalla guerra pesante, dal peso della guerra, no? In una sfera più leggera, più leggera. Come scrive Calvino, citando Kafka, un racconto di Kafka, dove c'è un uomo nella prima guerra mondiale a Praga che cerca carbone con un secchio e questo secchio si alza con lui in aria e passa il primo piano della casa, di una casa e non lo danno il carbone, sono tirchi, non vogliono dare il carbone e lui si alza sempre di più, per forza perché il secchio è vuoto e viaggia sempre di più in alto verso le montagne, verso un orizzonte diverso. Io ho pensato, questo è un bellissimo, misterioso racconto, che mi è successo un po' simile. Sono venuto in Italia, non ho portato quasi niente, solo la mia leggerezza tedesca. La leggerezza tedesca. Così il secchio con il quale sono venuto in Italia era vuoto, era leggera, potevo veramente indagare, scoprire i miei desideri, esplorare l'Italia, no? Senza avere il peso di chissà aver portato qualcosa. Allora sono arrivato con la mia leggerezza tedesca in Italia, non c'era altro, e ho conosciuto la leggerezza italiana, che è quella creativa, che è una meraviglia. C'era Dante, che secondo Calvino rappresenta il peso, le strutture, le gerarchie, il tuo posto nel mondo, e c'era Decamerone, che ha scritto tante cose bellissime, leggere, no? Allora le osservazioni di Calvino sono che la nostra letteratura fino ad oggi ha questi due binari, no? Da una parte una letteratura, un linguaggio di leggerezza, e dall'altra parte un linguaggio di peso, no? Di struttura. E questo è interessante, che propone Calvino, che la leggerezza è un metodo di consapevolezza. Invece la leggerezza è un'ottica che ci permette di andare nel sottile, come nelle nuvole che si appoggiano sulle parole, o il polvere che si perde nell'invisibile. Sono tante cose che ci aiutano a levitare, come le streghe nel Medioevo, no? Andare in un altro regno e vedere le cose da un regno diverso, no? Da un regno dove troviamo risorse particolari, diverse, no? È quello come nelle favole, no? Le favole ci portano tutti in regni diversi dove i protagonisti trovano delle soluzioni, delle risorse, no? La leggerezza è anche questo. Un altro
idea di Calvino che uso nella terapia, di trovare parole leggere, che vuol dire parole che sono astratte, che si appoggiano sull'invisibile, che viaggiano nell'immaginario, e trovarli in un racconto di un paziente e mettere in fila questo, così tutte le parole cominciano a infettarsi di leggerezza, no? Come avere alla fine una poesia proprio di racconto leggera. Sono stato sempre molto interessato di portare l'arte nella terapia. Allora la leggerezza creativa si evolve se tu pensi che la terapia diventa un gioco. Ma in italiano il termine gioco è un po' ambiguo, no? Perché si pensa ai bambini, all'infante, in tedesco, anche in inglese, il play, no? Il gioco, anche il musicista gioca, no? Play, spielt. Allora ho dato il nome a questo metodo, rappresentazione giocosa, che vuol dire che il paziente mette in scena fragmenti, pezzi della sua vita, della sua persona, mette in scena. E cosa vuol dire questo? Il gioco in fondo è anche la base di qualsiasi espressione artistica e ha una vita in sé il gioco, nel senso che è un medium. Tu entri nel gioco e sono i movimenti che si scatenano nel gioco con delle regole, poche regole. Pensi al gioco dei poliziotti ladri, no? Sono poche regole. Allora, nel centro del gioco è il movimento, no? L'espressività della persona. E cosa interessante, che cosa succede nel gioco, che uso nella terapia altrettanto, che non c'è il passato o il futuro che condiziona quello che succede nel momento, ma l'esperienza della creatività pura, che come nel momento dove tu cominci a giocare sei libera. Allora un'esperienza trascinante, no? Che tu inviti un paziente di giocare, di mettere in scena personaggi, azioni, diverse cose, e succede una cosa magica, come il subblocco, dove si sente intrappolato, dove non riesce a esprimersi, ha la possibilità di entrare in un mondo di fantasia, di creatività libera, e succedono delle cose imprevedibili, come nell'arte. E questo succede anche nella terapia, quando invito per esempio un paziente. Possiamo mettere un po' in scena questa cosa, no? Personificare questa parte, no? Come fosse un personaggio della persona stessa, da una parte, e simboleggiarlo, no? Possiamo mettere come persona su una sedia che parla con lei, no? O che agisce con lei. Forse c'è anche un terzo personaggio che è interessato in questa dinamica del suo problema, no? E facciamo vivere questi personaggi. Poi se c'è un personaggio del suo futuro, come vorrebbe essere lei, che può entrare in scena anche questo, o uno del suo passato che ha condizionato la sua vita. E possiamo far incontrare questi personaggi in una scena su un fiume dove fanno un picnic, e come interagiscono questi personaggi, quello del passato, quello del futuro e quello del presente, fra di loro, fare un picnic insieme. Uno dice, ma quello è pazzo, no? Questo è un psicologo. No, è quello che succede nell'arte, che liberando la fantasia, la creatività, vuol dire di trovare un campo dove possono succedere delle cose impreviste, imprevedibili. L'autostima è un tema che mi è sempre affascinato. Mi sono innamorato della persona quando ho cominciato a lavorare con le persone. Aiutato molto con una esperienza della mia insegnante americana, la Virginia Satir. Lei è la fondatrice una delle fondatrici della terapia moderna, morto nell'86. Ho fatto la mia formazione anche con lei. E per lei era la chiave del cambiamento, l'autostima. E proponeva l'autostima come un rivivere
Rinascimento, perché penso che il Rinascimento è stato riempito dalla elite dell'arte, no? Proprio hanno vissuto l'autostima in puro, no? La valorizzazione della persona. Allora mi sono sempre chiesto se veramente l'autostima è la chiave. Dove è nato l'autostima? È nato storicamente con l'idea della dignità, no? Con la Rivoluzione francese il valore della persona cambia. Prima era la reputazione, eri nobile, avevi una certa reputazione, eri contadino, avevi un'altra. Allora cambiano tutto con la Rivoluzione francese. Tu hai la stessa dignità come me, appartiene a te come è impiantato nella tua carne. E dignità cos'è? Il valore. Il valore tuo come persona è lo stesso valore come me, come persona. Allora come si realizza l'autostima? Diventa un tema del riconoscimento, non più un riconoscimento della società perché sei nobile, ma il riconoscimento devi proporre un progetto della tua vita, la tua autenticità, no? Diventa il tema, che se sei autentico propone il progetto della tua vita. Per avere stima ho bisogno anche del tuo riconoscimento, di essere stimato da te. Per stimare te, lo sappiamo tutti, forse prima devo stimare me, altrimenti è difficile stimare te. No? Allora l'autostima è questo sentimento dove valorizzo me. E qui ho inventato questa immagine, mi è venuto, sempre con l'esperienza della leggerezza creativa in Italia, dico la nostra cucina, perché sono italiano da un anno anche, allora dico la nostra cucina. La cucina italiana è una cucina che usa gli avanzi, una cucina dei resti, no? Degli avanzi, no? Ma è la cucina più bella, più voluta del mondo, più o meno. Non parlo della cucina tedesca, che forse è ancora migliore, no? Per fare una battuta. No, allora l'arte di usare gli avanzi. Allora la pentola dell'autostima è l'arte di usare quello che trovi. E cosa trovi? Trovi te stesso, la tua vita che hai vissuto, tante cose che non hai deciso, che ti sono capitate, delle ferite, delle ingiustizie, anche cose belle che ti sono capitate. Allora se tu guardi, come nella cucina italiana, cosa c'è? C'è la tua rabbia, c'è il tuo talento, c'è le tue difficoltà di digerire errori, ci sono tante cose che ci sono. Allora se prendi l'idea della pentola, più tu ti avvicini alla pentola come una cuoca italiana, dici ma cosa mettiamo dentro? Metto dentro la rabbia, metto dentro le mie difficoltà di vivere errori, metto dentro tutto che cosa trovo in questo personaggio che sono io e lo accetto. Poi la domanda seconda, se lo accetto, come lo uso? Come posso usare la mia rabbia? Posso usare la mia tristezza? Come posso usare la mia difficoltà di gestire errori? Come posso usare questo e quello? E poi alla fine c'è la lasagna, c'è la marchigiana, no? Ci sono tante cose, ma infinite cose. Se tu vai da una regione all'altra, la cucina italiana sono cose infinite, variegate, no? Allora se pensare che anche io ho delle possibilità infinite dentro, posso avvicinarmi e riconoscere questo, e nel momento dove riconosco tutto quello che trovo nella pentola, l'autostima è alta. Puoi vedere la persona come un castello che ha 200, 300 camere, anche di più, infinite, come il castello di Versailles, no? Infinite camere. Io posso aprire ogni stanza, quelle che conosco e quello che non conosco. Ci sono tanti che non conosco ancora. Se mi do questo permesso, la mia autostima è alta. L'unico limite che ho è la mia consapevolezza delle stanze. Forse non ho ancora scoperte tutte, o alcune no, alcune sì. E il mio coraggio di aprirli. Questo è il limite. Coraggio, paura, no?
alla fine posso aprire tutti e sono delle possibilità infinite. E posso vivere le cose che trovo in ogni stanza e decidere se voglio vivere o non voglio vivere, se voglio chiudere questa stanza di nuovo o no. Allora l'autostima è in fondo questo, la valorizzazione della mia cucina interna. L'autostima alta non vuol dire sentirsi sempre pimpante, potente, vuol dire di poter comunicare queste cose, permettere che ci sono momenti nella tua vita dove ti senti triste, ti senti disperato e puoi anche dire, senti, vieni da me, puoi stare un po' con me, puoi chiedere aiuto, puoi parlare di questi sentimenti, non sei costretto di fare sempre il buon viso a cattivo gioco. Questo è l'autostima, la valorizzazione della tua dignità come persona, no? È un sentimento, un metasentimento, no? Che commenta la tua gestione dei sentimenti, dei tuoi pensieri, delle tue immagini. C'è un famoso psicologo fondato da psicologia sociale, si chiama Mead, un americano, negli anni 30, che ha detto la nostra mente personale, individuale, esiste solo perché siamo in relazione con le menti degli altri su significati condivisi. E cosa sono significati condivisi? Sono delle regole. Questo ha scoperto il mio grande connazionale austriaco Wittgenstein, che dice, in fondo la vita sociale, il senso, costruiamo attraverso delle regole. Io ti propongo delle aspettative a te, come devi comportarti, cosa sono le nostre intenzioni, cosa sono i tuoi sentimenti, eccetera. E in fondo ci mettiamo d'accordo. Se lo stesso significato delle mie aspettative condividi o non condividi. Tu puoi dire di sì o di no alla mia proposta di regola. Tu puoi dire no, non mi va, dobbiamo trovare un altro modo di interagire insieme, di convivere insieme, di comportarci insieme in modo collaborativo o no. E questa è una intuizione geniale di Wittgenstein, che in fondo le nostre intenzioni, la nostra vita sociale, la costruzione del senso attraverso le regole, ma non che ci capitano, ci mettiamo d'accordo. Anche le regole fondamentali del linguaggio, la grammatica, sono nate così. C'era un consenso sulle regole grammaticali, sul significato delle parole, sul significato del comportamento, sul significato dei simboli. E questo è interessante perché questo mi dice, in fondo la nascita dell'individuo è così. Tu, le aspettative che hanno i tuoi genitori su di te, introietti, no? Fa una introduzione e nasce questo, lui chiama me, il me in inglese, no? Sono le aspettative della società, della famiglia, che devi comportarti così. Quando tu entri in un ristorante, non guardare il tavolo dell'ospite vicino, abbassi lo sguardo, sei una donna, non guardi gli uomini in faccia. O la regola, no? Come avevamo parlato prima, gli uomini vengono prima, no? Devi aspettare loro, mangiano prima loro, poi... No? Tutte queste cose lì. Il nostro corpo è pieno di questi imperativi, no? Come devi camminare, metti la testa in alta, quando stai seduto, pancia in dentro, no? Non sorridere in faccia alle persone che non conosci, no? E quello vivi quando sei in giro, queste regole, no? Allora abbiamo imparato questo me, no? Come dice Mead. Ma d'altra parte c'è una parte di noi, questo io, che è la parte spontanea, la parte collegata con i nostri desideri, con le nostre viscere, con i nostri desideri profondi. E già dall'inizio della nostra vita cominciamo a negoziare queste aspettative, queste regole degli altri. No? Quando il bambino non ha fame, non parla ancora, ma gira la testa e dice no. Questa regola che devo sempre mangiare alle 12 perché la mia madre ha studiato il libro che si mangia ogni 3 ore, mi dà la tetta, se non ho fame, dico no, giro la testa.
E qui comincia il disastro. Se hai una madre che capisce, che si intuisce, che è empatica, accetta questo. Ma se hai una madre che dice ma adesso è alle 3, adesso si mangia e ti costringe di succhiare la tetta anche se non hai grande fame, ma no? Il disastro è questo, che devi abituarti, adattarti alle regole, perché sono più importanti di qualsiasi cosa, delle convenzioni, no? Della vita che abbiamo in comune, del common sense. Allora vengono i pazienti che hanno imparato delle regole molto rigide. Tu devi aspettare gli altri perché tu hai un fratello che è il primo e tocca prima a lui e poi a te. Allora tu attraversi la vita, dice prima gli altri, poi io. Quando gli altri sono contenti, sono sazi, tocca a me. Ma sei insoddisfatto, ogni volta devi aspettare. E cosa fai con questa inquietudine, questo disagio che sei sempre la seconda? Lo strumento che propongo è molto efficace perché le regole hanno schiacciato, questo me ha schiacciato la parte dell'io, che la mia creatività, spontaneità, desideri, in fondo il mio autostima, messo dietro una porta di ferro. Allora lavorare con le regole nel mio metodo è qualcosa molto efficace perché tocchi il meccanismo centrale. Se ho imparato una certa cosa, sono terrorizzato se io trasgredisco questa regola, succede un patatrac, fine mondo, vado in panico, forse mi espongo con la mia vulnerabilità al punto che mi feriscono, le persone abbandonano me, si arrabbiano. Che sono delle regole come in una cipolla che hanno sottoregole, che hanno un'altra regola sottostante ancora, dove c'è, diciamo, il nucleo. Ti può fare sempre bella figura, bella faccia al cattivo gioco. Perché se dico che se mi arrabbio o se una cosa non mi va o dico di no, le persone possono abbandonarmi, possono arrabbiarsi, possono rompersi i rapporti. Allora mi trattengo e mi adatto. Solo la mia insoddisfazione, le mie frustrazioni metto da parte, no? Forse mi viene un po' il mal di stomaco, tensione nella schiena, qualcosa. Allora se un paziente ha questa regola, io devo sempre accontentare gli altri. Il primo passo è proprio trovare anche la formula linguistica, è importante questo. Allora in questo caso devo sempre accontentare gli altri. Se il paziente dice sì, questa è la mia regola, questo è già una grande scoperta, un grande coraggio di consapevolezza. Dice, io se vivo da una regola, secondo una regola, perché la sfida del pensiero sottostante, se è una regola, l'hai imparato. Ma come nel gioco, le regole si può anche cambiare. Si può cambiare. Allora, arriviamo al secondo passo. Io faccio formulare al paziente in questo senso, che ha questa regola, devo sempre accontentare gli altri, e cambio il devo, perché sono vittima, no? Nel devo, è molto bello la lingua, sono vittima di una regola, non ho deciso io, no? Allora propongo una seconda formulazione, voglio accontentare gli altri, che c'è una piccola rivoluzione, diciamo, di piazza, perché il paziente prova e dice voglio sempre accontentare gli altri. E come sente questo, chiedo io al paziente, come sente questo voglio? Lo faccio esprimere, no? È una piccola liberazione, sono io responsabile, posso forse scegliere se voglio. Poi dico, si sente ancora di fare un ultimo passo, di provare qualcosa di diverso? E qui introduco
una parola che nella lingua italiana è una bomba atomica, questa parola, il posso. Perché il posso viene dal sostantivo potere. Posso decidere io. Non devo, non voglio neanche, ma voglio un po', ma posso. E ho la possibilità, è un empowerment, no? Come si dice in inglese. Mi do io il potere. Allora faccio formulare il contrario, nel senso, posso accontentare me, come prendere il contrario della regola, devo sempre accontentare gli altri, non mai me. Allora, introdurre in un nuovo reame, no? Come fosse una favola, il reame del posso usare la regola con me. Nelle prossime 2 settimane inventarci una situazione dove ha voglia di provare questa indicazione. Posso accontentare me. Dove avrebbe voglia lei, no? Il paziente, di accontentare in 3 situazioni concrete se stessa. E il paziente pensa, mi piacerebbe in una situazione che delegare al mio marito che va a portare i figli a scuola, io posso usare questo tempo per fare una bella passeggiata o stare solo seduta, no? Se fosse una donna, in questo caso era una donna. Si sente correre il rischio di provare? Sì, con tanta paura, non lo so se riesco, dice la signora in questo caso. Tanta paura. Proviamo lo stesso? Ok, proviamo lo stesso. La signora in questo caso viene dopo 2 settimane e sorprendentemente dice che non era così drammatico. Le conseguenze che lei ha immaginato erano nulla, non è successo nulla. Il marito è andato a portare... Era anche contento di essere responsabilizzato una volta, no? E lei si è goduto questa mezz'oretta in modo incredibile. E muovere, emozione, cosa vuol dire in latino? Ex muovere, muovermi fuori da me. Per farmi capire, per entrare in relazione, e lo faccio da quando sono nato, no? I primi minuti della mia vita, comincio a entrare in relazione, no? Movimento, action. Siamo esseri umani che ci muoviamo, che agiamo. Allora, in questo metodo che ho sviluppato, concretizzando l'esperienza corporea nella rappresentazione giocosa, c'era la prima fase dove do il permesso al paziente di percepire il suo corpo. Tanti hanno smesso di percepirlo, come fosse solo mente, solo pensiero, no? Dottore, io mi sento molto ansiosa. Percepire cosa vuol dire? Faccio la domanda, ma dove sente questa ansia nel suo corpo? Sì, qui. Allora nel petto. Ma posso chiedere ancora alla signora cosa sente veramente, fisicamente nel petto? Proprio sentito a livello fisico, no? Lei pensa un attimo. Sì, una tensione, ma dove è una tensione superficiale o più profonda, nei muscoli? No. Poi si ferma un attimo, meravigliata, stupita, no, in fondo lo sento più qui, mi sento, sì, qualcosa tira lì, nella pancia. Adesso, signora, e questo è no? Dalla percezione di qualcosa entriamo in un secondo piano, no? Prova a dire io mi tiro, identificandosi, no? Siamo nella rappresentazione giocosa e rappresentazione personificata. Io mi tiro, sono io che tiro. Ma lei è matta, no? Mi tira qualcosa, come faccio a dire io tiro? Ma prova a dire questa frase, va bene, io tiro. Cosa sente mentre dice questo? E tiro di più, si rafforza questa. Prova a dire, io tiro sempre di più, tiro sempre di più. Cosa succede mentre tira sempre di più?
strana emozione, un tipo di rabbia, dice la signora. Prova a dire, io mi arrabbio. Mi è venuto l'immagine del mio fratello, sono molto arrabbiato con il mio fratello, allora questa traumatizzazione, questo esprimere sempre di più, muovere, porta a un sentimento che forse l'ha messo da parte, perché era troppo rischioso. Possiamo invitare questo fratello qui e lei comincia a parlare di questa rabbia. Possiamo rischiare. Va bene, invitiamo il fratello, mettiamo una sedia, lui si sieda. La signora si sente un po', sente ancora la rabbia, cosa? Sì, lo sento, il polle in me. E se questa bellissima rabbia avesse delle parole, cosa direbbe al fratello? E la signora comincia a parlare di questa rabbia. Qualsiasi cambiamento, qualsiasi trasformazione ha bisogno di trovare un fondo di espressione corporea, di un movimento, di un'azione, di una espressione. Io vengo dagli anni 70 e mi sono innamorato negli anni 70 nel concetto delle emancipazioni. E questa libertà, questa emancipazione, è un'idea fortissima perché parte dal presupposto che tu e io, in qualsiasi momento nella nostra vita, siamo nella posizione di poter decidere e avere la capacità di volontà come vogliamo essere e come vogliamo diventare. Come puoi scoprire te stesso? Tu hai davanti te stesso, perché tu sei quello che sei diventato, la tua biografia, la tua vita, che è pieno di cose che non hai deciso, è pieno di cose che hai anche deciso, pieno di casualità, pieno di fortuna, di sfortune, no? E tu puoi fermarti, distanziarti da questa biografia e guardare questa associazione di vite, di esperienze, di racconti che trovo nella mia biografia. Cosa voglio scegliere per portarmi nel mio futuro o nel mio presente e cosa non voglio scegliere. E questa è la differenza fra un concetto di vita estetica, no? Che estetica nel senso che vivo i miei sensi, no? Come vivo un po' quello che mi capita, no? Anche tu conosci delle persone che raccontano, ho incontrato una nuova donna, mi sono innamorato di questo, adesso vivo questo. Poi sei molto infelice perché l'ennesima volta che ti ha mollato, perché la persona ha sbagliato. O puoi dire, momento, anche se mi innamoro delle persone, forse non è la persona giusta, allora non scelgo questo. Allora posso mettermi nella posizione di scegliere. E questo atto non è un atto solo di volontà, ma un atto di consapevolezza e di riflessione. Se tu decidi come vuoi essere, come vuoi diventare, è un atto di creare il tuo autostima, di ingrandirlo, perché valorizzi la tua vita, valorizzi te come persona, scegli te. Dopo la fine della metafisica non c'è più un modello. C'è il tuo modello, la tua buona vita e devi trovarla. E cos'è la misura di questa buona vita? È la tua autenticità. E come scopri la tua autenticità? Di raccontare il tuo progetto, della tua scelta, della tua vita a un'altra persona, di proporla alle altre persone. Allora io voglio essere questo. E questa è l'unica misura di verità, la veridicità tua, di scegliere, io voglio essere così. È anche il risultato di un confronto con le persone che sono intorno di te, che condividono un stile di vita simile. Hai bisogno degli altri che fanno il tifo per te, fanno la testimonianza, perché da solo non puoi, non hai il potere sulla tua identità. Hai bisogno delle relazioni, delle persone che ti sostengono in questo, no? Amici,
familiari, non hai bisogno di persone che ti giudicano su questo, ma persone che fanno il tifo. Luogo sicuro è un concetto chiave del mio metodo, perché le persone che vengono da me spesso pensano di non avere un luogo sicuro, che non possono scegliere. Dicono, io sono in balia di questo destino, io sono in balia di questi comportamenti, sono in balia di questo modo di vivere. Il dottore non so fare altro, hanno la sensazione di non avere scelta, di essere costretto, di essere in una situazione di condizionamento totale. No? Le persone non scelgono se non hanno fiducia, se non hanno un luogo sicuro. Allora trovare anche con calma, con pazienza, un luogo dove riescono di nuovo a valorizzarsi, di avere delle esperienze che valorizzano la loro vita. Questa è la buona vita.